Ciao a tutti, oggi sono qui a fare la reaction dell'ultimo video di Switch Up che ha ricevuto da un manufacturer cinese un mock-up di Nintendo Switch 2 che dice di avere la versione finale del design di Nintendo Switch 2 e anche loro creano dei case, hanno anche ricevuto il case e praticamente è una versione 3D stampata 3D di quello che dovrebbe essere Nintendo Switch 2. E io ho deciso subito di fare un video e di parlarne con voi, visto che ormai l'annuncio di Nintendo Switch 2 è alle porte. Now, as you know, we haven't spoken about the Switch 2 at all, like not at all on our channel. It's just not something we do unless we have any kind of factual information. In this case, we don't have factual information per se, we've got... In pratica qua hanno detto che di solito non parlano di Nintendo Switch 2 perché non hanno alcuna informazione, però ovviamente adesso hanno informazioni reali. Nintendo Switch 2 that's been sent to us 3D printed by a case designer who have all of the plans and blueprints for the Switch 2, and this should, I mean, it's looking pretty legit. Now, they did one... Ovviamente, come vedete qua, dicono che sia abbastanza legittimo quello che hanno ricevuto, quindi non hanno informazioni su Nintendo Switch 2 ufficiali, però un manufacturer cinese gli ha mandato sta roba qua anche un po' per promuovere i suoi case, insomma per promuovere probabilmente il brand in futuro quando uscirà e sarà visibile un case simile a questo. Want us to mention their case, obviously they're wanting to hopefully get a bit of the I don't know, the hype around this thing, and the fact that it also comes shipped with a screen protector. Now the screen protector itself is pretty large, as you can see. Let's try and focus that camera. That's a pretty large screen protector. If I get the original Switch device and then I place that over the top, you'll see the difference in scale. So there is the Switch OLED. Sì, come vedete qua, fingerprints are real, but the screen protector of the Switch 2 or Switch successor, I mean, it dwarfs the... Come vedete qua praticamente lo screen protector che arriva è molto più grande di quello che era Nintendo Switch originale. Entire unit. If we turn it around on the front, Se you're guardate, looking at a half inch on each side of the whole thing. That's how much bigger it is. dicono che ci sia mezzo pollice da ogni parte dello schermo, dai lati dello schermo. Yeah, they obviously want to get their name out there. The case, let me just show you that. There we go. There it is. Now they do want to stress that they haven't got the real Switch 2, but that they have had some specs. Quindi questo manufacturer non ha ricevuto Nintendo Switch 2 ma ha ricevuto dei design. We say, and some other information which has enabled them to 3D print the device. It's not the first time we've seen a 3D print of it. Certainly it's the first time I have seen a 3D print of it, and yeah, it's looking pretty legit. Sì, ha detto non è la prima volta che vediamo dei modelli 3D. Se vi ricordate in quel video cinese, mi sembra comunque un video che è arrivato dall'Asia, c'era una ragazza una youtuber che stava facendo vedere il Nintendo Switch 2 che era stato praticamente fatto il printing 3D, e per loro però è la prima volta ovviamente che lo ricevono. So let's open it up. Right off the bat, you can see a lot of similarities to what we used to. If I get the... Come vedete sembra molto simile a Nintendo Switch 2, alla versione OLED, però ovviamente come abbiamo capito è molto più grande. Molto più grande. Un paio di pollici, un mezzo pollice per ogni lato, è quasi la grandezza di uno Steam Deck. OLED and just plonk it straight down in the middle is dwarfed. I mean, it's a shame about my lighting really, but it is dwarfed by the scale of this thing. This is such a... Si lamenta della luce, infatti c'è lo sfondo nero, poca luce e sono tutti e due neri. Su Nintendo Switch è nero, quindi non si vede molto la differenza, però quando mette il vecchio Nintendo Switch sopra, insomma la parte dello schermo di Nintendo Switch, si vede che è molto più piccolo. A nice improvement in terms of scale as far as I'm concerned. Now we will also have a look at the Steam Deck in comparison to the scale of it. Come dicevo, lo Steam Deck è molto simile a questo, anche se sembra un po' più piccolo dello Steam Deck, ma anche più fino. But as you can see, the original Switch OLED is dwarfed by it. Anche Nintendo Switch OLED originale. Really, it looks small in comparison. If I turn it over, the black on black certainly doesn't help. You might get a better idea. You're looking at about half.
Sì, praticamente tutto il pezzo di Nintendo Switch, tutto il pezzo centrale di Nintendo Switch OLED è grande quanto immagino sarà lo schermo di Nintendo Switch 2. Come vedete ci sono sempre i bezel, ci sono sempre le cornici laterali, però sembra che Nintendo Switch OLED, tutto il pezzo centrale, incluse anche le cornici, è grande come sarà lo schermo di Nintendo Switch 2. Half inch on these two sides and about the same on the bottom as well. You probably can't see this, but the bezel, you can see the bezel there, it's actually almost the same. There's not a huge amount in it really from the Switch OLED, which surprises me. I thought they were going to leave a much bigger bezel, so that's actually really good to know. We'll have a look at the thickness as well, see if it's a thick boy or not. But when we take that out, I mean, that fits perfectly inside this case, like absolutely perfectly. Let's just look inside the case. In pratica è grande esattamente come Nintendo Switch 2, insomma, come la versione stampata di Nintendo Switch 2, ci sta proprio bene dentro. Before we look more at that, you can see the original cart slot sizes here. They are original sizes. You've got this slight indented design on the back. La dimensione degli slot dove ci vanno le carte sembra identica a quella di Nintendo Switch. Because they may have just repurposed the Steam Deck case, but it seems to fit a bit too good, doesn't it? Well, it feels so much like the original Switch OLED, really. And I say the original Switch OLED. It's just the original Switch general language and design. How about the thickness? There's not a Sembra molto simile a Nintendo Switch OLED, anche se è un po' più grande. Quando lo prendete in mano sembra molto simile, almeno questo è quello che dicono quelli di Switch Up. Great deal in it at all. I don't think there's any significant difference in thickness at all. If I turn them around so that we've got the same side on each one, if I align the ports though, you can really see that size difference. This is with the console Anche la profondità sembra la stessa. starting at the same point. So you have an inch more on the new model if it is. Quindi è un pollice in più in totale, infatti era tipo mezzo pollice destra e sinistra, quindi sembra un pollice intero in più. It's the new model. You've also got a much larger grate for the fans. That's a lot bigger on the top there. Molto più grande anche la parte per la ventilazione. Interestingly, the volume buttons are slightly smaller, but if these are correct, they're a little bit easier to press. Più piccoli i bottoni, però sembra che siano più facili da premere. È vero, anch'io quando non sto guardando a volte cerco sempre dov'è il volume, sembra che questi siano più facili da capire, più facili da utilizzare. You can feel them a little easier on the top there. Again, who knows if this is just, if it's going to look anything like that, but that's an interesting one. It's great to see the headphone jack is in the same spot. So we have a headphone jack right on the top here. Rimane anche il jack. Yeah, exactly where it was before, almost one for one in that regard, maybe slightly over to the right if you were to centralize these. But the game cartridge is looking really promising, isn't it? This, although it is a millimeter larger on the right, I think that's looking likely it's going to be the same format, isn't it? Sì, quindi lo slot anche per le cartucce sembra identico. Lots of people that were worrying about whether or not they'd change the cartridges up. Now, that's not to say that it doesn't take a larger format card though. That's something that we'll have to see, isn't it? See what they do. Sì, potrebbe essere anche che sono magari la stessa larghezza ma un po' più lunghe, quindi potrebbe anche essere che comunque le card siano un po' più grandi di quelle di adesso, però sembra che la larghezza sia simile. With that, certainly they could have created a port that accepts both. I mean, it is slightly wider, slightly longer. So there, we will see. We will see. I think it's useful to have the comparison of the other device. Now, on the top, the most interesting thing to me is the Type-C port. Now we have seen, I'm going to just angle it. We've seen. Quindi c'è un attacco per l'USB-C proprio sopra. The Type-C port showcased by the first reveal of the 3D print that was released, and having it on the top is a huge deal. The reason being is in the past, whenever you'd had the unit on the ground, you were going to play like this, you couldn't actually plug in the power. It was just a really bad idea, like just a terrible design. Now, in pratica avendocelo sotto, quando lo lasciate sul tavolo così per magari giocare in due con Nintendo a Mario Kart, non potevate nello stesso momento senza il dock caricare Nintendo, dovevate per forza metterlo insomma sul tavolo, appoggiarlo sul tavolo senza lasciarlo su con il suo stand, e dovevate usare sempre un dock apposito. E in questo caso, mettendo l'attacco sopra, anche se lo lasciate appoggiato sul tavolo, potete comunque caricarlo. A questo punto però, se sei a casa che lo carichi, non so quanto, cioè a questo punto attacco alla TV, però ovviamente ci sono casi in cui magari dei bambini, qualcuno vuole giocarci, è sempre meglio avere la possibilità comunque di staccarlo, appoggiarlo lì, qualcuno può giocarci e nel frattempo anche caricarlo, così non si scarica. now you've got both, so I'm guessing we've got a similar
docking setup. You've got the dock on the bottom and power, and then you've got the top. Now, I wonder if this will also be able to be used as a dock. Now, I'm sure Nintendo's dock won't use it, but whether or not third-party peripherals will, that's a lot more interesting, and it's something that most handheld PCs, handheld gaming devices, things like the Steam Deck, that's where theirs is, and hopefully, but it is Nintendo, so if it just charges, then that's absolutely fine. There's quite a bit to say about the Joy-Cons. Sarebbe bello che ci fosse anche la possibilità di utilizzare l'USB-C anche per altre cose, per attaccare altre periferiche esterne, però ovviamente conoscendo Nintendo magari è utilizzato, come diceva anche lui, solo per caricarlo. Let's compare to an original set of Joy-Cons in terms of scale and the feeling of them as well. So scale-wise, I'm using clear ones, so hopefully you'll be able to see a bit better. That gives you a reasonably good idea actually of the size difference. You can almost imagine if I put the screen in the... Adesso qua vedete bene proprio la differenza di dimensioni tra quelle originali e quelle di Nintendo Switch 2. Sender, that's the difference. So Joy-Cons themselves, well, the original ones are very small for my hands. I think anyone that had hands that were like, I don't know, I won't say normal size, that were a little larger, then you really struggle. E dice, per quelli che hanno delle mani grandi, utilizzare quei Joy-Con era molto difficile, concordo. Nel mio caso non ho delle mani grandissime, però comunque anche a me io non mi trovavo molto bene con l'utilizzo dei Joy-Con. Se adesso sono più grandi, meglio. With those, now, a couple of things that we have seen in the original preview build actually is this longer curved edge. So although they are larger physically, they have this longer rounded or curved edge all the way around. As for the rear, is exactly the same. So you've got that matching curve on the back, but on the rear, it doesn't seem to be much different from what we used to. I think that these Joy-Cons have a sharper edge here. You look, it has a sharper edge that comes around. Praticamente sono molto più arrotondati rispetto prima o meno nella parte sopra, e sembra un po' meno nella parte sotto. It's definitely sharper than the original design. Now, as far as the scale difference of those Joy-Con, yes, they are certainly larger. And one thing I completely forgot to mention. E come vedete in pratica sono più squadrati quelli vecchi e un po' più arrotondati, ancora più arrotondati quelli nuovi. Inoltre sembra anche un po' piegato in giù, non è esattamente come sarà quello originale, però se questo è il form factor è proprio come quello originale, sembra anche andare un po' più verso il basso, sembra quasi che sia appuntito, no? Il lato di Nintendo Switch 2. When I was recording this, there's obviously the extra button on the right hand Joy-Con that they've emblazoned a C on, perhaps for Ah sì, si vede che c'è il pulsante, quello nuovo. capture. Who knows? They're also slightly wider, but not a huge amount, not proportional to the increase of the size of the console. I should imagine Nintendo, there's only so large they want to go with these, but I'm thinking that most people won't have a problem with those. I mean, still they feel quite small. Actually, I can see why they've gone for this. This is a lot more comfortable, right over the top there. And then the way that this works around the E dice che è molto più confortevole da tenere in mano. back just feels very familiar, feels very similar to the original model. I wonder if this design is correct. I mean, I guess that this area here could be slightly recessed. Maybe on the actual model it allows it to come underneath. So I guess there is a way they could do it. But then that wouldn't leave a huge amount of room inside for whatever mechanism or however this works. Yeah, it's all very interesting, isn't it? Obviously we're looking at magnets potentially. This is just stuck onto the side. I'm tempted to see. Quindi c'è questo qua che magari è il pulsante che serve proprio per staccare il magnete, magari spostarlo, e quindi facendo così si può spostare. Ci sono stati dei video che ho visto linkati su Twitter, però un po' offuscati, sembra che non siano originali, però insomma sempre con questo concetto dell'attacco magnetico, insomma si vede che proprio ci sono i Joy-Con che vanno all'interno del case centrale, insomma, di Nintendo Switch, e poi si staccano, e quello lì sarà il pulsante per attaccarli e staccarli. See if I can pull it off. I'll end up just breaking it though, so yeah, probably not a good idea doing that. Button placement, again, very similar. Interestingly, look, you can see they've kept these in the same place and then scaled in both directions. The minus button is slightly larger over here, but the capture button that they've used, who knows what capture button? It's probably not something that their specs would know about. That's exactly the same size. Same goes for the analog sticks here. They've just got a mock-up design. This doesn't work. It's just a piece of plastic. I'm sure it will just be a Hall sensing joystick. Sì, ovviamente sta dicendo questo è solo un mock-up, quindi non funziona niente ovviamente. In reality, but as far as what I was hoping for the device, and ergonomically, this is exactly what I think most of us want, right? You've got a Switch 2, whatever it's going to be called, Switch successor, that's going to follow the same form factor that we're used to. It's going to feel like a Switch. Anyone's going to pick this up, they're going to know exactly what to do. Perhaps there'll be a few little
little quirks in terms of magnetic Joy-Cons, things like that. But they've also said all of your games will run on it. Now it's looking like the cart slot is the same form factor. Sì, sembra che insomma sta confermando che avendo questo modello in mano sembra che sia proprio una continuazione del modello di Switch che abbiamo adesso. Lo sapevamo già, immaginavamo, però insomma vedendolo anche stampato 3D sembra che sia proprio in linea con quello che dicevano, e quindi che è proprio una continuazione di Nintendo Switch. Quindi andranno bene tutti i giochi che abbiamo già comprato per Nintendo Switch, però avrà uno schermo più grande, ci saranno delle specifiche tecniche migliori, quindi potremo far girare giochi nuovi, e i giochi vecchi probabilmente, spero, un po' meglio di come girano adesso su Nintendo Switch, alcuni proprio malissimo. Factor. Who knows what they'll do there, but it seems like a very odd decision if your games don't run on it, so I'm sure that's going to work. And then I was talking to someone in the comments about the backwards compatibility and what that means. They were saying that, oh, it doesn't necessarily mean that all of your games are going to perform better. Now, I think in the Switch story is a bit different to other platforms. I would argue that actually it does mean that your games are going to perform better. It's already been shown with modified hardware that you can essentially have your current gen games run better, even if they're not going at a higher clock rate. So say... Sì, sta dicendo che con delle modifiche all'hardware che vengono fatte già i giochi di adesso girano meglio, quindi se possiamo giocare ai giochi vecchi, magari senza troppe modifiche, potrebbero già girare meglio giocandoli sulla nuova versione di Nintendo Switch. Say the game's targeting 30 frames per second and it runs at 23 on the current Switch. Even without any modifications, just running that at faster clocks means it will hit that 30 more consistently. It also means that most of these games, take Stray that just came out, they use dynamic resolution scaling, and on the current gen Switches the visual just dies when you hit a massive area. You really see how it's struggling. Insomma, sta dicendo che il Nintendo Switch di adesso, anche con questo gioco qua che ha una risoluzione dinamica e tutto, comunque fa proprio tanta fatica. With the right hardware underneath it, those areas may run close to native resolution. So even without a massive bump in frame rate, just the smoothness, we should see a big increase in visual quality with current generation Nintendo Switch games, particularly ones and things like the Unreal 4 engine that struggle as it is. We should see a big improvement across the board. Now, here is where Nintendo are flexing, in my opinion. Let's just get this thing. Qua si vede proprio la differenza con Steam Deck. Focusing, the camera's not happy with life. Here's a Steam Deck, right? When Valve spoke about the design of it, they spoke about ergonomics. They said this is going to be the most ergonomic thing ever. And don't get me wrong, it's a very comfortable device to use. Arguably more comfortable than the Switch, with its rear buttons, with its hall sensing. Oh, it hasn't got those, but I've installed them. Quando Valve aveva annunciato Steam Deck, aveva detto che questo era il device più ergonomico tra gli handheld. Infatti lui dice che è vero, è molto ergonomico. And its little touchpads. It is a comfortable device, albeit a very heavy one. Now, the flex for Nintendo, if this is legit, is that it's bigger and smaller. You're looking at a much bigger screen. Like, I know there's the... Però il nuovo modello di Nintendo Switch ha uno schermo molto più grande, cioè dice è bigger and smaller, quindi è più grande ma anche più piccolo. Perché ha uno schermo molto più grande ma è molto più piccolo, è più piccolo rispetto a Steam Deck in generale. The OLED model of the Steam Deck is out, but even the OLED model doesn't come close to the size that this thing's going for. Like, this is, again, quite like the bezel goes all the way to here on my model. So you're looking at, if I just line the screens up, and I know you won't be able to see it, that's the edge of the screen there. You're looking at a ½ inch extra. Sì, è tipo mezzo pollice a destra e anche a sinistra in più di grandezza della parte centrale, quindi non dello schermo ma della parte centrale di Nintendo Switch nuovo, non so come si chiamerà, New Nintendo Switch, Super Nintendo Switch, chissà. On the side, and maybe a little larger the other way, which is a big increase. So potentially we're looking at a lighter, larger screen. Does it feel more ergonomic? I don't think, I'm not sure. I guess it depends what kind of hands you've got. It certainly feels more ergonomic than the first one. The way that this hits the center of my palm and the way that you kind of wrap around this edge, I can see why they've given you that ever so slightly sharper but still curved edge. And actually, it's worth mentioning the front. So I don't think I said this. If I move this out of the way, the original Joy-Con is completely flat on the front, essentially. You know, it's straight up and down. Quello che dicevo prima che mi sembrava. In pratica, il modello originale, se vedete, i Joy-Con sono praticamente dritti, piatti, ok? Mentre... Flat as you like. This one, and this is going to be so difficult to show, if I can get an angle on Dicono this. Che è difficile da far vedere, però... It kind of tapers off. So it kind of tapers off down like this. Però è un po' inclinato, quindi non è
piatto ma è un po' inclinato, va verso il basso, dal centro all'esterno c'è un po' di dislivello, quindi è più basso, si piega leggermente verso l'esterno. You see that? See if I can just focus on there. White is not easy, is it, to see? Maybe you can see it on the edge, but it just slightly tapers off, so it's like got a curve to it. Now, obviously, ergonomically, that's not going to do a great deal for your precision on the analogs and things like that. But with that sharp edge, it just kind of, no pun intended, takes the edge off the sharpness, gives you a little rounding into it, even albeit quite large, and then you've got that slightly rounded edge. It's not totally sharp. It's a really nice refinement. Like, as far as what I wanted, this is... C'è una vera e propria evoluzione dell'ergonomia di Nintendo Switch, che non era male, però ovviamente Steam Deck meglio, più ergonomico. Questa nuova versione di Nintendo Switch, rimanendo comunque piccolino nelle mani, anche se allargato un po' in generale come form factor, sembra molto più confortevole di quello precedente. This is exactly it. If these were analog, this is perfect. If they're not, it's a big missed opportunity in my opinion, but not the end of the world. Still, we need some love for those racing games. Now, that's really my thoughts on the design. If you've got any questions, let me know in the comments. If you'd like to see another video with this device, then I'm sure we can do something. As I say, we don't do speculation videos. Like we haven't done any clickbaity, like huge Nintendo Switch 2 news. Like, just doesn't interest me at all, but this does interest me. This is... Sì, quindi dice loro di solito non fanno clickbait, non fanno video in cui parlo di speculazioni e rumor e robe del genere, però in questo caso gli interessava molto perché ha potuto provare a mettere le mani su qualcosa che si avvicina probabilmente al nuovo modello di Nintendo Switch, che secondo me è meglio che si sbrighino almeno ad annunciarlo, almeno non andiamo avanti con tutti questi video di speculazione. A meno che non facciano apposta, insomma, non ci sia un gioco un po' da parte di Nintendo, insomma, di giocare un po' con il pubblico per creare hype, ma insomma, secondo me ormai siamo addirittura da review. Spero che a gennaio annunciano magari al CES. Non mi sembra che abbiano mai annunciato al CES di Las Vegas qualcosa, però insomma mi ricordo il logo di PlayStation, alcuni hardware da gioco sono stati presentati al CES, magari presentano questo al CES. Magari in un video a parte vi spiego la mia anche sulla speculazione di quando potrebbe uscire in base a alcuni calcoli che ho fatto dopo che ho visto quello che è successo con Death Stranding, con l'IP di Death Stranding su PlayStation 5, quindi magari facciamo un video veloce a proposito. Comunque continuiamo, finiamo sto video e dopo facciamo due parole veloci. Come from a peripheral manufacturer who have clearly designed a case based on this, and let's just finish by zipping it away in its case, and in however many months we will see if this turns out to be right. There you go, they've got their case right in the middle of the shop, and I mean, you're not making this, you're not going to produce these surely unless you know, right? Very nicely designed case. So yeah. Dice non cominci a produrre questi case fatti in questo modo, che sono comunque di buona qualità, almeno da come sembra. Non ti metti a farli solo per farti il nome, ok, ma sembra che vuol dire che hai preparato la produzione per creare questi case, quindi immagina che insomma quello che gli è arrivato è qualcosa di veramente veramente molto simile al nuovo modello di Nintendo Switch. Yeah, if they ever send me those links, I'll pop them in the description. Who knows? The ninjas might have fired something at them. But yeah, it's just a 3D model, so no need for any ninja action. But I think it's quite an interesting little look at the potential there. And if they've gone for a correct weight, I'm sure they haven't, but just off the top of my head, it does weigh slightly less than the Steam Deck, but quite a bit more than the current Switch OLED. So that's it really for today. Si dice anche dal punto di vista del peso, se hanno anche azzeccato un po' il peso, sembra un po' più pesante di Nintendo Switch, un po' più leggero di Steam Deck, quindi vedremo. As I say, thank you to the manufacturer of the case for providing us with the demo unit to just get hands on with. Ovviamente ringrazia il manufacturer che gli ha mandato questa roba. The Switch. Hopefully this has been of use to you, and as I say, let me know in the comments if you want to see any other part of it. I think I've shown everything. Ok, cioè se parlate anche un po' di inglese, ovviamente questo è un reaction al Switch Up, quindi tutti i crediti vanno a loro, e se vi interessa e parlate un po' di inglese è un bel canale da seguire, quindi vi consiglio anche di seguirlo. Sembra figo. Io, come vi ho detto, ho delle idee di quando potrebbe uscire Nintendo Switch, e in più ci sono stati anche dei rumor che vanno vicino alla mia idea, però
la mia è solo speculazione in base a alcuni avvenimenti che sono successi recentemente, però insomma ne parleremo nel prossimo video. Se il video vi è piaciuto, se questi reaction alle nuove notizie di Nintendo Switch 2, Super Nintendo Switch vi piacciono, vi invito ad iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, lasciare un like, lasciare qualche commento qua sotto, fatemi sapere quanto siete in hype per Nintendo Switch 2 e come al solito ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti gamers!